Quando si arreda casa è facile cadere in alcuni comunissimi errori. Nel video di oggi condividerò con te 8 di questi errori e vedremo insieme come sistemarli. Ciao, benvenuta su questo canale, sono Virginie, Interior Designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. Se hai voglia, fammi sapere nei commenti se hai fatto o se stai facendo uno degli errori di cui parleremo oggi e non preoccuparti perché tutti sbagliamo, l'importante è sistemarli. Ok, procediamo! Tende troppo basse. Questo è un comunissimo errore. Le tende spesso sono posizionate appena sopra le finestre. Il problema è che questo abbassa visivamente l'ambiente, soffocandolo un po'. Meglio posizionarle appena sotto l'altezza del soffitto e l'ambiente apparirà immediatamente più grande. Grandezza errata dei tappeti. Come per le tende, un tappeto troppo piccolo rimpicciolisce otticamente la stanza. Non solo, il tappeto è molto utile per definire gli spazi, quindi dovrebbe fungere da base e inglobare i mobili. In un living, per esempio, il tappeto dovrebbe accogliere i divani e le poltrone, quantomeno poter andare sotto ai piedi frontali, sia del divano che delle poltrone. In una sala da pranzo invece deve accogliere tutte le sedie, possibilmente anche quando si allontanano per potersi sedere, e così via. Posizionare quadri o fotografie troppo in alto o troppo in basso. Posizionare correttamente un quadro o una fotografia permetterà di apprezzarla decisamente meglio. Una buona posizione è far sì che il centro del quadro o della foto sia ad altezza occhi, tendenzialmente a 1,55 m o 1,65 m da terra. Certo, dipende ovviamente da quanto sei alto, ma generalmente questa è una delle posizioni migliori. Una sola fonte luminosa. Avere un solo punto luce sicuramente ti toglierà dal buio, ma certo non renderà l'atmosfera confortevole. Aggiungi altri punti luce come piantane, lampade da tavolo, spot su quei quadri o foto più importanti, se puoi luci architetturali, renderanno l'ambiente decisamente più confortevole, ma soprattutto a seconda di quello che devi vivere, delle persone che ci sono, potrai scegliere quali luci tenere accese e quali spegnere, cambiando notevolmente l'atmosfera che si respira. Mobili contro ai muri. È uno degli errori più comuni. Arredare posizionando tutti i mobili a ridosso delle pareti e lasciando il vuoto al centro. L'ambiente però così potrebbe diventare decisamente monotono. Pensa a percorsi alternativi. Avvicina divani e poltrone per avere una zona di conversazione più intima. Ricorda anche per esempio che una libreria potrebbe dividere gli spazi. Insomma, ricorda che una stanza può essere fruibile anche diversamente e magari scoprirai che spostando i mobili dal muro tutto diventa più funzionale oltre che armonioso. Comprare mobili coordinati. Questa è una cosa che capita soprattutto nelle camere da letto. Ora non dico che sia una cosa sbagliata, ma non mostra appieno la tua personalità. A volte bisogna rompere gli schemi, unire più stili e avere un ambiente unico che ti possa rappresentare per davvero. Non misurare l'ambiente e i mobili e oggetti già presenti. Non misurare il perimetro della stanza e l'ubicazione e le misure delle porte e delle finestre potrebbe portare a comprare mobili che sono troppo grandi o anche troppo piccoli. Lo stesso vale per i complementi. Oggetti sproporzionati con il resto degli elementi della stanza non legano bene.
E questo mi porta all'ultimo errore, ovvero non fare un progetto dettagliato. Non fare un progetto dettagliato anche quando devi solamente arredare potrebbe portarti a commettere gli errori precedenti. Prenditi il tempo per la progettazione, prendi le misure degli ambienti e dei mobili e dei complementi che vorresti, disegnali, prova posizioni diverse. L'importante è che tu abbia sempre a mente le tue necessità e i tuoi desideri. Interrogati prima di tutto su quelli, per avere una casa che ti rappresenta e sia veramente funzionale per il tuo modo di vivere. Se poi hai dei dubbi, sai come contattarvi. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un like o con un commento qui sotto. Ricordati di iscriverti al mio canale se non lo hai già fatto e attiva anche la campanella, così sarai avvisata quando verrà pubblicato il prossimo video. Ti auguro un buon proseguimento. A presto, ciao!